è passato da qualche giorno il Prime Day e avevo intenzione di non comprare niente, ma come al solito ho speso un sacco di soldi. Ora vi spiego perché. La prima cosa che ho comprato è qualcosa che faccio in realtà ogni anno e che in materiale non ve lo posso far, diciamo, vedere. Metterò magari qualche screenshot sul video, ed è praticamente il plan photography, quindi il piano di fotografia di Adobe, che normalmente costa 155 euro più o meno, e durante il Prime Day costa 90, 89,99, insomma 90 euro, il che è un bel risparmio. Io ho tentato più volte di trovare alternative a Lightroom, non uso molto il Photoshop, lo usavo molto una volta per i ritratti, però ormai da quando soprattutto c'è lo slide questo di texture mi permette, diciamo, di pulire la pelle senza aver bisogno di fare magheggi strani sul Photoshop, quindi in maniera molto più veloce. Però non è solo quello, diciamo che un'altra cosa che ho comprato è, accendo qua così magari riesco anche a farvela vedere più da vicino, è questo che ho sulla macchina fotografica, se lo riesco a staccare. Ok, fatto. Allora, questo è, lo accendo, il trigger, il nuovo trigger di l'ho acceso, ok. Il nuovo trigger di Godox. Notate che io prima usavo questo, guardate la differenza in grandezza, proprio è assolutamente eh, percettibile, no? Si vede ad occhio nudo. Su macchine, io uso sempre macchine molto piccole, e quindi questo addirittura è per la Panasonic, quindi sulla GX9, immaginate ancora più piccola di questa, è enorme rispetto al fatto di avere. Infatti io fino ad ora preferivo utilizzare un flash di questi che può essere utilizzato anche come master, e l'altro come slave, quindi mi portavo due flash. Ma naturalmente il flash sulla macchina difficilmente riuscivo a utilizzarlo perché la luce sparata diretta era troppo dura, e quindi alla fine finivo per usarne uno solo. Invece in questa maniera, con questo piccolo giochetto, praticamente io riesco a gestire più gruppi di flash, come succedeva nell'altro. Questo ne ha ancora di più rispetto a questo, che è il più basico che c'è, e praticamente posso cambiare da TTL a M. Per esempio metto a un ottavo di potenza questo, poi faccio uno slide, e per il B è, allora, il B è questo, quindi il B è quello per Panasonic, e l'A è per metto anche questo, e l'A è per questo, lo metto a un 32esimo di potenza. Ok, a questo punto, pulsando questo bottoncino, clic, sparano i flash. Benissimo. Oltre al fatto che avrete notato che io l'ho utilizzato touch, in realtà c'è anche questa rotella che si vede qua, che può essere utilizzata per muoversi all'interno dei menu, facendo, e la rotella è anche, si può pulsare, e quindi una volta pulsata
la possiamo utilizzare un pochino come se fosse un tasto fisico. Abbiamo naturalmente i gruppi di flash, che possono essere veramente tantissimi. Ora io ho 2 flash, li ho messi uno per ogni gruppo. Ha tantissimi canali, molti più di quelli che avevo qua, e naturalmente ha anche la possibilità di utilizzare, eccolo qua, il multi, ora non mi interessa, e i setting, dove per esempio da sync posso utilizzare il l'icing speed. Comunque ci sono vari menu, tra cui una cosa che io qua non avevo, che è lo zoom. Cioè io posso, non so se si sentirà, guarda, sentite il rumore che sta facendo la parabola, non so se si riesce a sentire, mi metto, eccolo qua. Quindi questo piccolo trigger può gestire anche la parabola dei vari flash codecs. Ora io ho anche un come si chiama, il 200, no? No, quello più grande da 200 watt. Ora non l'ho messo qua perché non mi interessava, farvi vedere una configurazione estremamente portatile. L'altra cosa interessante è il bottoncino, quindi non ha più vedete, normalmente per bloccarlo sulla macchina si usava la rotella. Ha un bottoncino che si preme, lo inserisco, lo porto fino in fondo e accendendo la macchina, come vedete mi dice che c'è il flash attivo, e se io sparo, sparano anche i flash. Benissimo. Ok, ha anche naturalmente il TTL, tutto quello che vogliamo. Quindi questo è la prima cosa fisica che ho comprato durante il Prime Day 2024, che era il 17 di luglio mi pare. E poi vediamo un'altra cosa. Vediamo un filtro variabile ND da ND3, ND1000, quindi da 1,5 stop a 10 stop, di cui io ne ho oltretutto varie versioni. E direte, ma perché te ne sei comprato un altro? Perché questo è 67 millimetri. Uno dice, ma perché diametro 67 se non hai nessuna lente 67? Perché tutte le mie lenti al massimo su Sony, ma anche su Panasonic, sono al massimo 58. Bene, perché evidentemente quello che manca qua è una lente 67. Una lente che sto aspettando, dovrebbe arrivare lunedì, che probabilmente sostituirà il 28-60 kit. Perché? Perché io generalmente preferisco avere una sola lente, perché normalmente faccio travel photography, quindi se posso evitare di cambiare obiettivo eccetera lo preferisco, perché f2.8 costante, e comunque la volevo provare, e oltretutto, nonostante sia una lente uscita quest'anno, l'ho trovata su Amazon di seconda mano, quindi non è un reale deal del giorno come si chiama, del Prime Day, però c'era a un prezzo un pochino inferiore e sto aspettando che mi arrivi, dovrebbe arrivare lunedì. E quale lente può essere 67 appena uscita, f2.8 costante,
è il 24-50-28. Su questo farò un video a parte, perché quando arriverà la proverò, vedrò se sta bene con la mia maniera di fotografare, perché passare da una lente che è vero che è più lenta, nel senso che questo è un f4.5.6, però pesa 150 grammi e quella ne pesa 440 grammi, che per le lenti full frame sarà leggerissima, ma per le mie abitudini non lo è, quindi dovrò un po' vedere se rientra nel mio stile di fotografare. Come direbbe la famosa canzone, lo sapremo solo vivendo. Ci vediamo al prossimo video.